amici di Un Pat per Due, buona Pasqua, buona Pasquetta. Oggi parliamo del gioco dell'incesto. Cominciamo col dire che The Coffin of Andy and Laylee va molto più in profondità di così e oggi vogliamo spiegarvi perché questo gioco parla di tutto tranne che di incesto. Il fatto che tratti dei temi forti è sicuramente fuori discussione, ma ragazzi sono temi che devono essere affrontati, soprattutto nella società di oggi. E chiudere gli occhi e far finta che queste cose non esistano non è sicuramente il modo giusto per affrontarle. Come accennavamo alla fine del video precedente, il problema maggiore di The Coffin of Andy and Laylee è che in Italia fondamentalmente è stato trattato probabilmente da una persona sola, che è il nostro amico Mr. J, che salutiamo, ma oltre a quella nicchia nessuno si è preso la briga di provare ad affrontarlo. Probabilmente per alcuni motivi che potrebbero essere quello della sua difficoltà da un punto di vista di temi, della sua semplicità visiva, probabilmente perché sembra, lo vedi, dici questo è un giochino da nulla. In realtà ragazzi, The Coffin of Andy and Laylee è oggettivamente un capolavoro di scrittura e è vero, l'abbiamo provato dal primo al terzo capitolo e poi andrà ancora avanti, ma quello che abbiamo visto fino adesso è stata una cura esagerata da parte dell'autore per tutto quello che è l'insieme di questi temi, perché è un groviglio di roba, The Coffin, che ti tira dentro in una spirale, fa un po' l'effetto di BoJack Horseman. A me ha fatto lo stesso effetto di BoJack. Se poco hai i problemi che hanno loro, anche solo da un punto di vista psicologico, non nel senso come andare a letto con tua sorella, però da un punto di vista psicologico hai uno dei problemi che hanno loro, questa roba ti prende come una fune e ti tira dentro in questo vortice e tu devi essere ben in grado di poter capire come uscirne e soprattutto capire che quello è il loro problema e non è il tuo, perché ragazzi veramente c'è una roba in cui io mi sono trovato in loro e oggettivamente è quella, cioè ti riporta proprio, ti prende per i capelli e ti riporta a quel momento lì. È fatto in maniera eccezionale. Prima di addentrarci all'interno del vortice di Andy and Laylee, io direi di fare un piccolo excursus per parlare effettivamente di cosa sia The Coffin, anche perché questo video è stato creato proprio per andare oltre quella barriera, oltre quel pregiudizio che la gente ha messo davanti a una storia meravigliosa. Innanzitutto è un videogioco sviluppato da solo una persona, poi nel 2023 il suo progetto è stato acquisito da uno studio indipendente che ha pensato bene di sviluppare il gioco e lasciare questa povera persona il tempo di scrivere il plot e fare le illustrazioni, e che inizialmente era caricato su itch.io come demo gratuita e adesso è su Steam a più o meno 8 euro. Quello che ci troveremo davanti aprendo The Coffin è un gioco sviluppato interamente con RPG Maker, dove gli elementi visivi sono la cosa più impattante in assoluto. Quindi non aspettiamoci una roba in 3D super mega favolosa, ma allora perché ne stiamo parlando così bene? Il discorso è che The Coffin of Andy and Laylee è una storia di rapporti umani scritta in maniera allucinante, con una precisione che lascia letteralmente esterrefatti davanti a quello che si legge. Andy e Laylee sono due fratelli, appunto, sono un fratello e una sorella che si trovano a vivere delle situazioni per noi impensabili, più o meno poi, perché all'inizio in realtà, cioè il discorso quarantena aveva molto a che fare con il discorso Covid, se vogliamo, ma ovviamente poi quello che succederà è totalmente fuori dalla psiche umana. Il concetto centrale però è che tra loro si trovano a vivere questa situazione fatta di conflitti, fuga, nascondigli, insomma tutto di una serie di elementi che li porta ad evolversi come personaggi, a crescere, nel bene o nel male. Quello dipenderà poi dalle scelte del giocatore, perché banalmente, prendendo il discorso incesto che è tanto caro a chi ha voluto screditare sto gioco, l'incesto è una pratica che il gioco condanna. Se tu arrivi ad avere un determinato finale, il gioco ti dice proprio sei un coglione, cioè ce l'hai fatta, sei riuscito a rovinare tutto quello che non dovevi fare l'hai fatto. Quindi un gioco che già si pone in questo modo già ci fa capire la visione dell'autore, che ovviamente è contraria a quello, ma non è giusto neanche escluderla, perché in un contesto di degrado come quello di The Coffin of Andy and Laylee anche quella cosa può esistere, perché l'umanità ha un sacco di sfumature e questa purtroppo è una di quelle, e qui viene presa in esame e considerata, poi ottenerla sta solo al giocatore, come dicevamo. Diciamo che il gioco ovviamente premia anche da un punto di vista di narrazione, dando molti più dettagli, molte più nozioni, chi riesce a risolvere la cosa in maniera diciamo felice, tra molte virgolette, ed è una cosa che abbiamo apprezzato tantissimo, ma che purtroppo per essere capita necessita un approfondimento del gioco stesso, cosa che tanti probabilmente si rifiutano di fare. Io lo so che probabilmente YouTube vuole demonetizzare questo video, ma noi dovevamo parlare di questo gioco. In The Coffin si parla sia di stupro, sia di cannibalismo, sia di incesto, ma tutti i casi sono seriamente presi in esame e mai banalizzati. Non sono utilizzati, a parte il cannibalismo,
che ho utilizzato un pochettino per farti capire quanto questo mondo sia fuori di testa. Queste cose sono state utilizzate per entrare nella mente sia di Andy sia di Laylee e cercare di capire cosa farebbero due persone che vivono costantemente un rapporto tossico l'uno con l'altro, che si amano ma si odiano contemporaneamente, e cercare di dare una narrazione equiparabile solamente a un libro. Quello che il giocatore si trova a subire, perché The Coffin of Andy and Laylee non lo giochi tu ma subisci, è un insieme di emozioni e un riuscire ad empatizzare con dei personaggi che sono estremamente negativi, ma sono così negativi da essere totalmente umani, fragili, reali. Tanto che ti viene da chiederti: ma io in questa situazione come reagirei? Sicuramente, ovviamente non andrei dal mio vicino a fare un rito satanico per poi mangiarlo nello stufato. Quello è ovvio, ragazzi, non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando di un rapporto tossico che esalta le emozioni ai massimi livelli, che ti fa vedere delle cose assurde e tu reagisci semplicemente facendo un sorrisino tipo ah, questa cosa non potrebbe mai capitare, ma che poi per uno schiaffo ti fa sentire destabilizzato. Ed è figo che tutta questa roba venga fatta attraverso RPG Maker. Noi tutto quello che vediamo sono degli sprite. Noi ci affezioniamo e tifiamo per i personaggi che sono negativi solo attraverso degli sprite, che saranno al massimo 7. La cosa, secondo me, apprezzabilissima di questo gioco è che al suo interno non ci sono eroi. Non c'è nessun personaggio positivo, non c'è nessun personaggio estremamente negativo, ci sono personaggi plausibili, chiaramente appunto esagerati per certi aspetti, ma personaggi che chiunque di noi potrebbe diventare. Se messo in determinate condizioni, chiunque di noi potrebbe finire come Andy, come Laylee, come la madre, come il padre, come chi volete voi, ma questa è una storia che non esalta assolutamente nessuno. No. Mette tutti sullo stesso piano e ti dice che in qualche modo fanno tutti schifo, ma che purtroppo il mondo è così. Quindi anche capire quanto sia colpa delle circostanze, quanto sia colpa del personaggio singolo, è anche lì una cosa che il giocatore viene chiamato a fare. Cioè questo gioco in un certo senso, oltre appunto a imporsi per determinate cose, però cerca anche di creare un dialogo. È come se per tutta la durata del gioco il gioco stesso chiedesse al giocatore cosa ne pensa. Sì. Non ti dà tanto tempo di metabolizzare la cosa, perché tante cose, soprattutto nel terzo capitolo, succedono con una frequenza altissima e quindi uno non fa nemmeno in tempo a realizzare determinate cose. Noi l'abbiamo cominciato con una faccia, l'abbiamo finito in un'altra, Sì. perché purtroppo, diciamo che abbiamo preso il finale più tragico, se vogliamo, ma durante quel finale c'è una concatenazione di eventi che da quando cominciano tu dici ah vabbè, è successa sta cosa, ok dai, ci può stare visto il contesto, magari succede questa volta poi non succede più. No, da lì si apre una spirale di violenza che arriva fino al culmine, alla fine, violenza sia fisica sia psicologica, che tu esci così, cioè non sai bene cosa pensare, non hai lacrime per piangere, non hai parole, non sai nulla, sei semplicemente, hai subito questa cosa, ti è arrivato questo masso in faccia e te lo sei preso dritto proprio, in mezzo al setto nasale. Questo è l'effetto che ci ha fatto finire The Coffin of Andy and Laylee. Noi di giochi ne abbiamo giocati diversi. Tanti. Adesso non voglio dire che siamo i massimi esperti di sta minchia, però abbiamo giocato diverse cose che ci hanno emozionato in tante occasioni. E questa è una di quelle, questo è oggettivamente uno dei giochi migliori che abbiamo giocato quest'anno, che se la fa in barba a tanti altri giochi con budget molto più alti. Sì. E quindi vi consigliamo sicuramente, nonostante nessuno ve ne abbia parlato, a meno che appunto non abbiate seguito canali che lo hanno portato, vi consigliamo di spendere sti 2 soldi, mettervi lì con calma e farvi assorbire da questa roba qua, perché è, non lo so, non dico una seduta dallo psicologo, ci mancherebbe, però vi porta veramente a riflettere su tante cose, anche di voi stessi. Già solo in base all'appoggiare o meno le azioni che fa un personaggio all'interno del gioco potete capire tanto su voi stessi e poi eventualmente andate dallo psicologo, perché se appoggiate certe cose ovviamente una visita bisogna farsela. È un problema. Ma sicuramente bisogna dargli una possibilità, Sì. Bisogna prenderlo in seria considerazione e io mi sento di dire anche che non lo diciamo solo ai giocatori, ma lo diciamo anche alla stampa e alla critica. Queste cose vanno prese in considerazione, questo tipo di fenomeni, questo tipo di giochi che spuntano un po' così dal nulla e che sono così forti, meritano secondo me una dignità, meritano di essere elevati allo stesso livello banalmente di un Limbo, che ne so, per dire un titolo a caso che è stato apprezzatissimo. Anche The Coffin of Andy and Laylee secondo me si merita un posto di vicino. Capisco che è un gioco scomodo da trattare, ma parlo sia per youtuber, sia per streamer, sia per gente della stampa. Tratta dei temi importantissimi e difficilissimi anche solo da scrivere su un sito o anche solo da pronunciare all'interno di un reel, e quindi questa roba è troppo scomoda, quindi
la mandiamo via. Ma ragazzi, serve parlare di questa roba, perché come dicevamo all'inizio, esiste e nascondere la testa non la farà sparire. Noi con questo video speriamo di avervi incuriositi un pochettino. Se volete vedere il gioco sul nostro canale live trovate tutta la run che abbiamo fatto fino al finale che abbiamo ottenuto. Usciranno poi altri video in cui approfondiremo gli altri finali, ma se volete dargli un'occhiata magari anche prima di comprarlo, lì lo potete fare. Ovviamente il consiglio primario è giocatelo voi. Giocatelo perché ragazzi vi cambia. Come al solito, se siete arrivati fino a qui vi ringraziamo tantissimo. Grazie. Vi invitiamo a mettere un like al video e a condividerlo se vi è piaciuto e ovviamente ad iscrivervi al canale. Diteci se proverete The Coffin of Andy and Laylee perché ne siamo estremamente curiosi, speriamo che qualcuno di voi sia rimasto incuriosito e noi ci vediamo al prossimo video. Buona Pasquetta.